Ok, l'arduo compito è di riportare dalla teologia a qualcosa di un pochettino più umano, utilizzando a pretesto l'intelligenza artificiale. Quindi vi condurrò in un percorso su capire cos'è il lavoro e ci saranno punti in comune con delle cose dette dalla dottoressa Sirignano e in che modo il lavoro trasforma noi e anche la cultura, cosa di cui poi parlerà anche il dottor Castellani. E poi, capendo questo, possiamo capire se l'intelligenza artificiale è un'occasione oppure no. Ok? Perché ci serve da capire innanzitutto che cos'è il lavoro. Perché se non capiamo che cos'è il lavoro, non possiamo incorniciare di cosa stiamo parlando. Perché il lavoro non è il fatto di guadagnare, quello è accessorio, ma il lavoro è innanzitutto un'attività ed è un'attività ontologica che ci caratterizza. Noi come esseri umani, da sempre, da quando ci siamo evoluti, abbiamo una cosa che ci caratterizza, una delle tante, che è la tecnologia. Noi utilizziamo la tecnologia per modificare il mondo ed è il mondo che viene modificato in funzione nostra. Noi costruiamo case, costruiamo ambiente in funzione nostra e noi diamo senso alle cose. E adesso vedremo come il senso è una cosa importantissima per l'intelligenza artificiale. La cosa più importante è che come si lavora? Il lavoro è un'attività che richiede sforzo, attenzione e disciplina. Lo sforzo, lo jab, dico bene, dottoressa? Lo sforzo è qualcosa che riguarda la materia. La materia di per sé non ha senso. La materia acquista senso quando ci oppone una resistenza. Vedetela in senso lato. Quindi io lavoro la pietra oppone una resistenza, in quel momento sto facendo un lavoro, ma non basta questo, sto facendo un lavoro se utilizzo disciplina. La disciplina cosa vuol dire? Noi siamo esseri umani, siamo fatti di corpo, e qui ci ricolleghiamo al corpo che è importantissimo, perché il corpo ha e la mente ha una cosa che la macchina non ha, abbiamo le pulsioni e per lavorare bisogna calmare le pulsioni, perché se io sto adesso parlando con voi e me ne voglio andare e me ne vado, non sto controllando, non sto disciplinando la pulsione. Allora il lavoro è sforzo, cioè trovo contrasto della materia, disciplina per le mie pulsioni e attenzione, perché se non ho attenzione in quello che faccio mi taglio, per esempio. Ed è importantissimo differenziarlo dal gioco. Cosa differenzia? Cos'è il gioco? Il gioco è identico, è uno sforzo, è una disciplina, ma è limitata nel tempo. Se io vado a fare una partita di calcio, di pallone con gli amici e si chiude lì, è gioco. Se io mi alleno, diventa lavoro, quindi il lavoro in senso lato su tutto, su tutte le attività. Mi ricordo dagli studi con Mauro all'inizio il Kung Fu applicato a tutto quanto, quindi il lavoro ci permea in ogni cosa e il lavoro cosa fa? Abbiamo un lavoro che si manifesta nel mondo, agiamo sul mondo e lo modifichiamo, vado abbastanza veloce che ho molte slide, creiamo valore. E questo è un altro punto importante. Creiamo valore cosa vuol dire? Il valore è la qualità di tempo di lavoro socialmente necessario, dico socialmente perché siamo animali sociali, abbiamo bisogno degli altri, non possiamo vivere da soli. Quindi noi ci riconosciamo negli altri, sia in maniera fisiologica che patologica, ma abbiamo bisogno di riconoscimento dell'altro. Anche se andassimo da soli in montagna a fare gli eremiti, abbiamo bisogno del riconoscimento dell'altro, intesa come società. Il lavoro cosa fa? Produce una merce attraverso la tecnologia. Se non abbiamo tecne, ricordiamoci, noi siamo di origini greche come cultura. Okay? All'inizio c'era Prometeo. Cosa fa? Prometeo è un titano. Il titano che fa? Aiuta l'essere umano e gli dona il fuoco. Zeus che fa? Lo incarcera, lo incatena. Perché? Perché dona all'uomo la capacità di conoscenza, la capacità di lavorare e di tecnologia, cosa che era solo degli dei. Quindi l'uomo si emancipa dalla divinità e poi vedremo quello che succede dopo. Quindi tecnologia
in date condizioni storiche, questo è importante, le condizioni storiche sono qualcosa che poi l'intelligenza artificiale ci sta modificando, sono il livello medio di sviluppo, cioè è tutto contestuale. In questo momento quali macchine esistono, quale organizzazione sociale esiste, quale livello medio di abilità dei lavoratori esiste, perché io sono medico del lavoro, vivo nelle aziende, vivo nella società lavorativa, vedo tanti lavoratori diversi e ognuno di loro ha delle sue competenze, ha dei suoi tempi, ha delle sue qualità, cose che l'intelligenza artificiale potrebbe modificare se non stiamo attenti, andrà a sostituire alcuni tipi di lavori, andrà a favorirne altri, sia in bene che in male. E questo vedremo, per esempio, i rapporti di forza sociale, i sindacati in che maniera potrebbero essere modificati e gli standard sociali, cioè l'efficienza, lo spreco, in che maniera sono efficienti, in quanto tempo produco qualcosa. Oggi tutti utilizziamo l'intelligenza artificiale, io ho fatto le mie slide con l'intelligenza artificiale, ho ridotto i tempi, ma se riduco i tempi e faccio qualcosa in 5 minuti, mentre prima ci mettevo 2 ore, cosa faccio? In 2 ore faccio 30 volte quello che facevo prima? Ce lo dobbiamo chiedere perché sennò veniamo utilizzati dalla tecne e non utilizziamo la tecne. E poi, quest'altra cosa importantissima, costruiamo l'identità attraverso il lavoro e diventiamo qualcosa. Quindi vi dicevo, attraverso la lotta con il materiale, l'essere umano, cioè noi, apprendiamo i limiti della materia, perché apprendiamo quello che la materia, fin dove la possiamo lavorare, sviluppiamo intimità con gli strumenti e conosciamo i suoi registri sensibili. Cosa sono i registri sensibili? Qui mi rifaccio, insomma, so che la filosofa è andata via per fortuna, perché sennò perché io come medico prendo in prestito tante discipline, dalla filosofia alla linguistica, tutto quello che mi serve per fare quello che ci ha insegnato Ippocrate, cioè evitare la morte evitabile, tutto ciò che è evitabile in qualsiasi modo, e io nel lavoro, perché sono medico del lavoro, cerco di acquisire. Allora, cosa sono i registri sensibili? Sono le modalità corporee, molto incentrato sul corpo questa relazione, temporali e affettive attraverso cui il mondo ci accade, prima di essere pensato. Okay? Quindi il mondo accade, siamo ancora in un mondo che può essere ancora significato, perché il lavoro significa le cose. Se io costruisco una tazzina, la tazzina per me sarà il lavoro che io faccio. Se io vendo la tazzina acquisisce un altro aspetto, sarà un ente economico. Se io non faccio nulla con la tazzina, io parlerò della tazzina. Sarà un'entità ideologica, mitologica, e questo è un problema di comunicazione, perché noi quando parliamo utilizziamo la stessa terminologia, ma abbiamo ognuno di noi, ogni materia diversa, mette significati diversi. Allora quando Mauro mi chiamò per parlare di, allora si chiamava spiritualità e scienza, gli dissi: cosa vuol dire spiritualità? Diamo una definizione a spiritualità, ma questo è in senso lato, diamo una definizione prima alle cose e poi possiamo parlarne. A livello normativo si parla di logotecnica, cioè il lavoratore cos'è? Per l'8108 ha una definizione ben precisa, ma per il resto ha un'altra definizione. Allora, se non ci mettiamo d'accordo sulle definizioni, rischiamo che parliamo di cose differenti. E questo è stato molto bravo il professor Pettini a rincorniciare, per esempio, la fisica quantistica. Qual è la cornice della fisica quantistica? Se no parliamo di cose diverse e non ci capiamo. Però, oltre a essere un'attività sul mondo, il lavoro è un'attività espressiva. Voi mi dite: perché vi sto raccontando questo rispetto all'intelligenza artificiale? Perché poi queste cose l'intelligenza artificiale non ce l'ha. Okay? L'intelligenza artificiale è già oggi, quindi per cercare di capirla dobbiamo capire noi come lavoriamo. E il lavoro è un'attività espressiva, e l'attività espressiva è qualcosa che ha molto a che fare con la creatività, perché noi lavoriamo un oggetto, apprendiamo dalla materia, perché così come io modifico la materia mi vive e io apprendo una cosa che si chiama, dal filosofo Henry, corpropriazione. Cioè, se io faccio qualcosa con il corpo, acquisisco una significanza, acquisisco qualcosa che è diverso, cioè chi si allena intenderà l'allenamento in maniera diversa da chi non si allena. Chi usa il martello
avrà un'acquisizione del martello, gli darà per esempio un nome, tutti noi lavoriamo. Il lavoro in senso lato possono essere anche degli hobby, delle passioni. Si inizia a parlare con la macchina. Chi di noi non ha parlato con il computer? E questo è un atto di fantasia che è insito nell'essere umano ed è indispensabile ed è importantissimo, perché la fantasia ci permette di trasformare l'oggetto, di trasformare le cose che stiamo facendo, di essere creativi. E prima pure ne parlava il professor Pettini rispetto alla macchina di Turing. La macchina di Turing cosa fa? Prende una cosa irrisolvibile e inizia all'infinito a cercare di risolvere e non la risolve. Noi cosa facciamo? Prendiamo qualcosa di risolvibile, perché la maggior parte delle cose sulle quali abbiamo lavorato nei millenni erano irrisolvibili, e troviamo una soluzione in maniera creativa, gli diamo una soluzione. E questo è un aspetto creativo ed è quello che Schiller chiamava stato estetico. Lo stato estetico è qualcosa che ci mette in comunicazione con la cultura e con l'altro. Per cui qualsiasi tipo di lavoro facciamo, non necessariamente bisogna essere famosi, Carlo Verdone o chi che sia, se lavoriamo e lavoriamo la materia, gli diamo una significazione e piano piano lavoriamo su noi stessi, cambiamo, arriviamo a riverberare con la cultura di tutti quanti. Allora, se riconosciamo la bellezza nel lavoro che facciamo, il mio consiglio da medico è sempre: fai il lavoro che ti piace perché ti caratterizza, e non fare il lavoro che ti piace è un problema, e lo sappiamo tutti, perché non abbiamo tutti la fortuna di fare il lavoro che ci piace. Se riconosciamo quella bellezza, improvvisamente riconoscerete bellezza anche nel lavoro degli altri e bellezza anche intorno a voi. E questo, di cui poi ci parlerà il dottor Castellani, sarà il collegamento con tutti quanti e con la cultura. E la cultura è una sublimazione importante delle pulsioni personali, perché noi abbiamo sì delle pulsioni personali, ma poi dove andiamo a ritrovare una comunione con noi stessi? Quando aiutiamo gli altri. E non è un caso, perché c'è un'attività di comunione con le altre persone. Quindi dal lavoro alla cultura e la bellezza che cede. Quindi la bellezza del lavoro non resta chiusa nel compito che facciamo e diventa cultura. Sto cercando di andare un pochettino più veloce perché sono veramente tante le slide. Vi riassumo. Abbiamo una materia che fa una resistenza e trasforma il nostro corpo. Non trasformiamo solo noi la materia, trasforma il nostro corpo. La padronanza fa emergere la bellezza e l'armonia del gesto. Il gioco, come vi dicevo prima, che racchiude la creatività, schiude la libertà e cambia la morale. Cioè, quando noi lavoriamo bene, bene inteso per noi, non bene per la produttività, è bene per noi, cambiamo la nostra morale. E la nostra morale è quello che ci dice come si fa il bene. L'etica ci dice cosa è bene e cosa è male, ma la morale ci dice come si fa il bene. E la morale è qualcosa che lega tutti quanti. Quindi è qualcosa che aiuta o modifica l'ambiente sociale e culturale nel quale viviamo. Alla fine l'esperienza estetica è fondamento dell'autonomia e della cittadinanza, perché per esempio, la democrazia è un atto che parte dal lavoro, non è un atto che parte solo dall'educazione. C'è un filosofo moderno che si chiama De Jure che parla di questo, cioè come l'attività democratica sia qualcosa che dovrebbe partire dal lavoro, perché il lavoro ci caratterizza. Non mi fermo qua per quanto riguarda il lavoro e non porto avanti tutta la parte pulsionale e di psicoanalisi, perché non c'è tempo per parlare di quello, ma è all'interno. Parlando dell'intelligenza artificiale, abbiamo fatto il contesto del lavoro. Questo è il lavoro, ok? Non il lavoro che ci serve a portare lo stipendio a casa. Questo è il lavoro, ok? E l'intelligenza artificiale fa un lavoro, quindi capiamo bene di cosa stiamo parlando. L'intelligenza artificiale negli ultimi 2 anni, ha fatto un salto enorme. Noi come la utilizziamo oggi, nei prossimi mesi cambierà, e quindi non possiamo prevedere il modo in cui cambierà questa tecnologia. Per la prima volta l'essere umano si trova di fronte a quello che si chiama cultural lag, cioè abbiamo un problema tra la cultura, cioè le nostre regole, e la tecnologia. La tecnologia è diventata troppo veloce. Quando fu inventata la macchina,
ci furono 50, 100 anni prima che, 50 anni, prima che si diffondesse il suo utilizzo. C'è stato tempo affinché la cultura dell'Homo sapiens facesse le strade, facesse le norme, le leggi, prevedesse. Con l'intelligenza artificiale questo non è possibile, perché è troppo veloce. Noi in Europa siamo fortunati perché abbiamo forse le norme migliori, ok? Ma nel resto del mondo il rischio è che acquisisca, non lei, perché l'intelligenza artificiale ha una proprietà, la proprietà dell'intelligenza artificiale acquisisca una potenza enorme, ok? E non ne parliamo perché non è questo il luogo. Cosa cambia, come vi dicevo, l'intelligenza artificiale? Cambia le condizioni storiche. Per esempio, l'intelligenza artificiale riduce drasticamente il tempo di produzione cognitiva, lo sappiamo bene, no? Se la utilizziamo in maniera for dummies, gli facciamo fare tutte le cose che ci servono. Automatizza scrittura, progettazione, eleva improvvisamente lo standard tecnico medio della produzione. Questo è un grande problema, perché se lo standard si eleva, quello che avviene è che la forbice culturale delle persone diventa sempre più grande. Ok? Adesso parleremo della forbice culturale, più che di quella economica, perché la forbice economica già esiste, ma la forbice culturale non si vede. Quindi il tempo necessario per produrre contenuti e progetti si riduce drasticamente. La cooperazione uomo-macchina è diventata simmetrica, nel senso che l'uomo sta al di sotto della macchina. È troppo veloce l'intelligenza artificiale. Cioè, se noi ha una capacità computazionale molto maggiore di quella nostra. Okay? Se non stiamo attenti, veniamo utilizzati dall'intelligenza artificiale. Badate bene, la mia premessa è: io sono a favore della tecnologia, okay? Però bisogna capire come utilizzarla. Questo perché? Perché la domanda che mi viene fatta dai miei pazienti è: dottore, ma perderò il lavoro? Perché la domanda è questa, cioè il mio lavoro sarà utile ancora? I lavori si trasformeranno, i lavori saranno utili, i falsi lavori si perderanno. Quindi bisogna capire anche che siamo in una società piena di falsi lavori, strutture di lavori che mantengono altri lavori, quelli verranno persi e bisognerà trasformarli. Ma l'attività di lavoro come attività ontologica dell'essere umano, quella viene mantenuta. Ok? Spero di stare nei tempi. Ok. L'intelligenza artificiale lavora a livello medio, cioè il sapere umano viene reso esterno e assistito. Okay? Noi abbiamo una cultura che sappiamo che sta lì, possiamo accederci quando vogliamo. L'avevamo già prima con il web, adesso a maggior ragione l'abbiamo con l'intelligenza artificiale. La formazione perde centralità simbolica. Cioè, l'essere umano non è detto che sia più necessario fargli una formazione, perché io posso programmare, poi non è vero, però potrei programmare chiedendo all'intelligenza artificiale di crearmi il programma. Se è una cosa semplice, oggi te lo fa. Dopodomani può essere che lo sappia fare anche per una cosa non semplice. Okay? Quindi è un tipo di formazione sta diventando desueta. La formazione invece culturale è quella che si sta manifestando. La formazione culturale qual è? Purtroppo noi viviamo, noi utilizziamo i social tutti quanti. I social sono uno strumento economico, non sono uno strumento di informazione e di formazione. Questo cosa vuol dire? Che il social ha una sua routine per selezionare i contenuti che generano economia. Non vuol dire che sono quelli necessari, sono quelli che generano economia. Io però mi formo su quelli e mi formo in che maniera semplice, divulgativa, perché divulgo vuol dire parlare alle persone in maniera semplice, ok? Ma la semplicità non vuol dire conoscenza, la semplicità è superficialità. Cioè io io capisco qualcosa in maniera semplice, ma non vuol dire che poi lo acquisisco quel qualcosa, perché per acquisire di cosa c'è bisogno, l'abbiamo detto prima, di sforzo, di disciplina e di attenzione. Quindi se io scrollo, non ho sforzo, non ho disciplina, non ho attenzione, non acquisisco nulla. Ma ho una cosa devastante, ho la percezione della conoscenza.
La percezione della conoscenza è quello che sta creando una forbice culturale enorme, è quella che mi fa illudere di conoscere. E questa illusione di conoscenza è questa che crea una disparità enorme, perché la vera conoscenza, per esempio c'è una conoscenza che è solo sui libri, non la trovi online. Per esempio c'è una conoscenza filosofica che non è stata neanche scannerizzata, ma anche medica, è solo e unicamente sui libri. Quindi se non prendi il libro cartaceo non ce l'hai questa conoscenza. E per acquisire quella conoscenza c'è bisogno di quello che Luciano De Crescenzo chiamava libri scaletta. Lui si definiva un libro scaletta. Chi ha letto mai Luciano De Crescenzo? Era un ingegnere filosofo che, degli anni 70, 80, no? 80. Lui ha scritto tanti libri di filosofia molto molto semplici, che non sono bastanti, ma sono libri scaletta, cioè libri che permettono di accedere a un altro tipo di cultura, che è più elevata. Ci sono dei libri, insomma, mi viene in mente Lacan, che è uno psichiatra, che sono impossibili da leggere. Neanche solo una pagina, non riesci a leggerla, perché hai bisogno di tanti libri scaletta. Allora, quella è conoscenza, il resto è superficialità. Allora, consapevolizzarci su questo ci fa capire in che maniera non dobbiamo essere utilizzati dall'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale velocemente ci dà delle risposte, ma non ci dà un senso, e adesso velocemente ne arriviamo. Quindi l'intelligenza artificiale può imitare il linguaggio, ma dà un senso alle cose? E qua apriamo un mondo, perdonatemi, ne parlo in maniera più strutturata possibile, ok? Non mi fraintendete, a livello linguistico, Saussure, che era un linguista, diceva che le cose non hanno senso di per sé. Come vi dicevamo prima, la materia non ha senso, il senso glielo diamo noi. E questo dare senso che richiede l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non dà senso alle cose perché non lavora le cose, non ha un corpo, non gli dà un senso, acquisisce dei dati da noi, ok? Questo è un punto fondamentale. Altra cosa importante è la forma del contenuto. La forma del contenuto sono gli occhiali che noi ci mettiamo per interpretare il mondo. Non ci danno senso, sono degli occhiali, cioè io vedo voi attraverso questi occhiali e posso interpretare. Se vi vedo attraverso questi occhiali vi interpreto in un altro modo, con questi occhiali in un altro modo ancora. Questo fa l'intelligenza artificiale, ci dà una forma, ok? E questa ce la dà su un senso che gli abbiamo dato noi. Se però noi deleghiamo, la premessa è, il senso non si può delegare, quindi se deleghiamo il senso abbiamo già sbagliato. Però visto che crea forma, gli deleghiamo la forma? Se gli deleghiamo la forma, cosa succede? Che anche lì l'intelligenza artificiale non ha un corpo, non ha delle pulsioni, continua a ripetere e a reinterpretare i dati che gli abbiamo dato noi. È qui che sorge il grande problema, perché è uno strumento eccezionale, io lo uso per studiare. Per esempio i libri scaletta sono non sostituibili, ma comprensibili tramite l'intelligenza artificiale che ci fa accedere a una parte della cultura per riuscire a studiare e a acculturarci maggiormente. Questo in questa maniera può essere utilizzata per i ragazzi a livello educativo, cosa che secondo me è un grande fallimento nella scuola perché si sta portando fuori. Quindi gli stiamo delegando l'utilizzo di una tecnologia che utilizzano senza formarli su come si utilizza perché non lo sappiamo fare. Il problema è quello. Non sapendolo fare si dice che è male, non bisogna farlo, perché è un grande strumento. Non è che non è un grande strumento. Per esempio ha trovato dei nuovi antibiotici, ha delle capacità computazionali enormi che ci aiutano, ma il senso glielo dobbiamo dare noi. Così come se gli diamo la forma, e vi parlerò solo della forma, noi perdiamo questa capacità, perché molti di voi sono praticanti, sapete che se non vi allenate il corpo a un certo punto non risponde più. Quindi se noi non alleniamo non solo la capacità di dare senso, ma la capacità di interpretare le cose, la perdiamo questa capacità. E perdere questa capacità non ci permette di capire il mondo. Lo continuiamo a capire in maniera
passiva da quello che ci dicono i social, ok? Perché la verità è questo, insomma, è inutile che ci nascondiamo, cioè tutti utilizziamo i social e si pensa di utilizzarli a livello informativo, quando dovremo fare un discorso a livello sociale per capire che c'è un'autorevolezza nelle fonti, chi ha studiato ha una competenza diversa da chi non ha studiato e non è paragonabile, non perché non si possa parlare, ma la profondità di comprensione è diversa. E allora l'invito deve essere sempre quello: vi piace un argomento? Studiatelo, non pensate di averlo capito, perché poi quando lo iniziate a studiare, casomai voi date una nuova forma, un nuovo senso a quella cosa, una nuova creatività, perché molte volte sono nate così nuove scoperte, perché persone con culture diverse, anche non solo culture di tipo etnografico, ma anche etnologico, ma anche di tipo di formazione personale, prendono un argomento e lo vedono da un'altra ottica, ma con le giuste competenze, ok? Non in maniera superficiale. Quindi, quali sono le conseguenze di delegare all'intelligenza artificiale la forma? Standardizziamo il senso, ok? Quindi a un certo punto tutte le cose sono uguali, cioè verranno interpretate nello stesso modo. Pensate alla pericolosità di questa cosa. Okay? Lo fanno i social, ma può essere fatto anche l'intelligenza artificiale se non la utilizziamo noi. C'è la perdita di negoziazione del significato, non perdiamo noi la consapevolezza di significare le cose. Okay? E significare le cose vuol dire dare senso alla nostra vita. Poi disincarniamo l'esperienza, non la proviamo più con il corpo. E quindi non i ragazzi, perché i ragazzi si salvano, il problema siamo noi che viviamo online, che utilizziamo la tecnologia in maniera distorta, che non abbiamo più prossimità. I problemi degli anziani come dei giovani è la prossimità, è lo stare insieme. Questo è il grande problema. Noi oggi stiamo insieme. Farlo online si può fare cultura, ma ha dei suoi limiti. Stare insieme richiede interazione, è faticoso, è lavoro perché è sforzo, lo stare insieme è sforzo, ma lo sforzo ci caratterizza. Io quando sono meticoloso in un lavoro non è per gli altri, è per me. E questa la fallacia. Quando si è precisi non lo si dovrebbe fare per gli altri. Uno lo fa dicendo io faccio bene il mio lavoro, sono preciso, ma in realtà il guadagno maggiore è per se stessi, perché io acquisisco competenze, acquisisco significati, acquisisco nuove capacità di vedere il mondo, solo se mi sforzo. Quindi questa idea che lo sforzo è una cosa negativa è l'orrore, ok? Invece lo sforzo è necessario, non la fatica. Io sono medico, quindi voglio tutelare i miei lavoratori dall'iperfatica, dal burnout, assolutamente. Ma qui parliamo di uno sforzo di comprensione e di sforzo che rispetto alla materia che ci oppone una resistenza. E poi andiamo verso una spirale del falso, perché se improvvisamente, per esempio, l'intelligenza artificiale ha dei contenuti falsi, oppure noi ci mettiamo dei contenuti falsi, ci diamo la nostra interpretazione del mondo falsa, ci continuerà a ripetere quel tipo di interpretazione ed è tutto logico. Guardate bene che la logica non vuol dire realtà, perché io posso creare logicità da cose false, tutte logiche, tutte con consecuzio, ma sono false lo stesso. E quindi si può portare un mondo a credere qualcosa che non esiste. Ma questo perché? Perché non è incarnato nel reale. Perché se ti incarni nel reale, io non posso dire che qua dentro fanno 50 gradi. Okay? Lo possiamo sostenere tutti, ma comunque qua dentro non fanno 50 gradi. Allora, no, voglio parlarvi di questo. Quindi, cosa propongo? Propongo, insomma, è un consiglio. È il consiglio di utilizzare l'intelligenza artificiale, non esserne utilizzati, ma in senso lato utilizzare la tecnologia, perché noi viviamo nel mondo della tecne. Ossia, come ne abbiamo parlato prima, c'è un cultural lag, abbiamo una tecnologia troppo evoluta. Nell'Ottocento già
c'era stato un salto, ma non così tanto come oggi. Stiamo delegando a un mezzo, che è la tecnologia, un fine, cioè la tecnologia è diventato il fine. Vi faccio un esempio pratico. Ricerca scientifica. Io ho dati, raccolgo dati sulla mia esperienza clinica, poi prendo e li faccio macinare l'intelligenza artificiale. Cosa mi può dire l'intelligenza artificiale oggi? Ieri erano i vari programmi. Mi dice, ah guarda c'è questa correlazione, io continuo su quell'andamento, non l'ho creato io, questa è la maniera insomma, sbagliatissima di fare ricerca, però purtroppo è un dato di fatto, molti fanno così. Oppure faccio ricerca perché la tecnologia mi permette di fare ricerca, posso andare lì perché posso farlo, cioè vado lì perché la tecnologia mi permette di farlo, non perché voglio farlo, ma perché lo posso fare. Improvvisamente la tecnologia è diventata un fine e la tecnologia ha come fine la sua efficienza e la sua efficacia, non il nostro sviluppo. Quindi continuerà a replicare se stessa in senso lato, cioè l'intelligenza artificiale replicherà se stessa per essere ancora più efficiente, ancora più efficace, ancora più efficiente, ancora più efficace all'infinito. È come la macchina di Turing, senza soluzione, va tutto verso l'infinito, ma noi non ci siamo dentro, noi veniamo utilizzati a livello sociale con i nostri dati, a livello personale con il senso che diamo alle cose. Quindi utilizziamo sì l'intelligenza artificiale, diamo noi la forma, cioè studiamola, interpretiamola, parliamoci, ma poi decidiamo noi come interpretare le cose e ritorniamo a incorporare il lavoro nel nostro corpo. Io parlo anche di videoterminalisti, cioè anche chi lavora al computer. Io sono un intellettuale, lavoro principalmente al computer, ho una mia corporalità rispetto alla visita, per esempio, però principalmente lavoro di testa. Ma vi faccio capire, quando voi utilizzate il vostro corpo per il lavoro succede una cosa a un certo punto quasi magica che succede a tutti. Iniziate a percepire qualcosa che non c'entra nulla con la metafisica, non c'entra nulla con la magia. Io so riconoscere se il mio computer funziona dall'udito. Cioè se a un certo punto il mio computer fa qualcosa che non deve fare, io dall'udito lo capisco. A tutti voi capita che state in casa e sentite qualcosa che non va. E quella è una percezione perché avete lavorato l'ambiente domestico per una vita e lo conoscete. È quel tipo di appropriazione che l'intelligenza artificiale non può avere e non può darci. Vi parlo come medico del lavoro perché? Perché ho interesse allo studio dell'intelligenza artificiale per la salvaguardia da un lato del lavoro come attività di sopravvivenza dell'essere umano, ma sia come suo utilizzo per un miglioramento della qualità di vita. Quindi io la sto portando molto in aziende. Noi nelle aziende faccio consulenza per farla utilizzare, non per non farla utilizzare, ma per farla utilizzare nella maniera positiva, non per sfruttare il lavoratore. Cioè, oggi abbiamo gli esoscheletri, faccio un parallelismo, porto in azienda gli esoscheletri, ma non li faccio sollevare il doppio perché hanno l'esoscheletro, li faccio sollevare lo stesso, perché io devo preservare, non devo potenziare per il datore di lavoro, ok? Quindi quello è l'obiettivo sempre, la tecnologia utilizzata per l'uomo, non contro l'uomo, perché poi se si va contro l'uomo non c'è più fine e verremo schiacciati. Quindi questa è l'attenzione alla quale dare. Quindi vi lascio con questo messaggio: agire la tecne e non essere agiti. Vi lascio con il Prometeo finalmente liberato, perché a un certo punto ricordiamoci che Ercole arriva e libera Prometeo. Grazie.